Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video dove vi mostrerò un'escursione molto originale da poter fare sia in giornata come ho fatto io o anche in più giorni. Sto parlando del Treno Rosso del Bernina. Per chi non lo conoscesse, non è un treno qualsiasi, infatti ha molte peculiarità che l'hanno reso patrimonio dell'UNESCO a partire dal 2008. Questo trenino collega l'Italia, nello specifico Tirana in provincia di Sondrio, alla Svizzera, fino a giungere a St. Moritz. Quest'ultimo, oltre a passare tra paesaggi magnifici, ha delle caratteristiche uniche. La prima è che è la trasversale alpina più alta d'Europa. La seconda è che è una delle ferrovie ad aderenza naturale più ripide al mondo, arrivando a una pendenza anche del 7%. Dovete sapere inoltre che ci sono tre tipologie diverse di carrozze: di linea, dove ci sono ampi finestrini anche abbassabili, quindi perfette per fare foto senza riflessi, è quello meno costoso e il più frequente a passare. Infatti arriva a un costo di 64 euro seconda classe e 110 prima classe. Dopodiché c'è quello panoramico, dove non si possono abbassare i finestrini ma si hanno dei finestrini a cupola. Molto particolare come treno, ma si deve pagare un supplemento dai 10 ai 26 euro a seconda della stagione. E infine abbiamo la carrozza cabrio, ovvero senza tettuccio all'aperto. Questo è possibile prenderlo solo in estate e il prezzo è equivalente a quello di linea. Io lo vedo un po' come una crociera fra rotaie, perché ci sono diverse fermate di interesse tra Tirano e St. Moritz, dove tu puoi decidere di scendere quando vuoi e ogni ora ti ripasserà a prendere un altro trenino rosso. Dovete sapere inoltre che ho deciso di prendere il Bernina in inverno perché mi interessava fare due attività invernali. La prima era prendere lo slittino e andare sulle piste a Preda, ovvero una pista di circa 7 km. La seconda invece era quello di fare pattinaggio sul ghiaccio, ma non in un comune quadrato, ma in un bosco a Filisur. Entrambe queste due tappe non sono programmate per il treno del Bernina, però si potevano raggiungere da St. Moritz. O meglio, prima di partire non avevo chiara la strada per raggiungerle, quindi ho detto, vabbè, andiamo a Tirano e chiediamo come arrivare a Preda e Fili. Comunque poi sono stato costretto del treno rosso per poi andare a St. Moritz e da St. Moritz arrivare a Preda e Filisur. Ma poi vedremo come non è andata come speravamo, nel senso, man mano lo scoprirete da soli. Quindi, buona visione. Allora, abbiamo portato casco, You're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. per slittino, tuta da sci, acqua, Way. Addosso metterò il maglione, una termica, calzamaglia, calzettoni, fashion, scaldacollo, cappellino. E domani si parte, e alle 6:30 sarò sotto casa di Fra. Vediamo, vediamo. Adesso mettiamo la sveglia. Che male. Facciamo 5:40, dai. 5:40. 6 ore 7. Se mi addormento in questo istante. Alla fine mi sono riuscito ad alzare alle 5:59. Cioè, ancora non mi sono alzato. Siamo pronti. No, no, no. Manna. Ah, manna. Ovviamente sono già in ritardo. Tocca spalare ghiaccio dalla macchina. Comunque sono le 7. In teoria alle 6, 6 e mezza dovevo essere da Fraga. Eccolo! Allora, impostiamo il navigatore per parcheggio Calcagno, che è il parcheggio gratuito, 2 ore.
Stay tuned. Saranno le cazzo vere, non fare un cazzo. Dovete sapere, se non mi vedrete, quindi parlerete con i miei piedi, che in realtà è 3 giorni che ho male alla schiena anomalo e oggi è il giorno peggiore. C'ho la schiena, mi sta chiedendo perché e cosa ci faccio qui. E Pinocchio è in azione. Arrivati alla stazione di Tirano, adesso dobbiamo chiedere informazioni su come arrivare in Svizzera. Ho ripreso tutto in realtà mentre facevamo i biglietti, però non mi ha registrato niente. Abbiamo perso il treno delle 11, il prossimo alle 11:40. Il problema è che ci mette 2 ore e mezza sto treno. È l'ultimo treno alle 6:48. Diciamo che non è partito benissimo, però dai, faremo a fare tutto. Abbiamo scoperto che il pattinaggio è chiuso. Non sappiamo niente, non sappiamo neanche dove siamo qua. Io mi affidavo a lui. Ci sono fermate. Dove si ferma? Dove si ferma comunque. Quando c'è la X vuol dire che dovete cliccare, vuol dire fermata richiesta. Ah, ok, ci sa consigliare una fermata. Perché noi volevamo andare a dove si pattina nel bosco, ma era chiusa. Picius. Secondo me è una bella Dove non fermata perdi troppo tempo. Alpegruimo, Ospizio Bernina, sono un po' le fermate più belle in quota con i laghi. Ok, ci siamo. Si parte. Sai Frank che se scendiamo alla prossima fermata e gli andiamo di fianco a piedi andiamo più veloci. Adesso la sfida più difficile sarà riuscire a rimanere svegli fino a St. Moritz per riuscire ovviamente a goderci almeno i 60 euro spesi di panorama e a fare le riprese. Ma ragazzi, ho questa palpebra che pesa 40 e questa almeno un 30 kg. È difficile. Quindi se non mettete mi piace, non condividete, non seguite il canale, mi arrabbio. Ciao. Why you keeping me waiting? Lose trust me, trust me. Lose trust me, trust me. Non molla fra, non voglio un cazzo. Non un cazzo. Stai riposando gli occhi. Zio, vanno in snow con la vela. Che cazzo di matto. Arrivati all'Ospizio Bernina, prima fermata. Metti nella tasca. Non qui, più piccola ma non la più piccola. Quella più vicino a me, quella più lontana. Esatto. Adesso ci stiamo imbottendo ancora di più perché non è possibile che ci sia sto vento. Non c'avevo voglia di togliermi le scarpe.
non c'è mai passato nessuno. La mia impronta. Ma che fantastico, zio. Che fiabola. È strano camminare qui sopra, vero? Questa è salita poi. Come prima tappa direi non male. Sì, è indescrivibile quanto freddo faccia. Questo è ghiaccio. Scivola qui. Oh, miei. Io che derapata. Siamo riusciti a scendere da lì. Però com'è andata? La bomba è caduto 7 volte. No, una. Ma ragazzi, fantastico. Che pacchia. Era salve. Non fa salve, figo. Bene, adesso riprendiamo il treno delle 2:05 per arrivare a St. Moritz. Ma dove cazzo stai andando? Di qua? Ce la fai, fra? Ah, ti caccio. Vai. Riesco ad andare a lavoro. Ciao, prendi il treno. Ce la facciamo. Gran 5 minuti. Dobbiamo fare un pochino più in fretta, se no perdiamo il treno. Se perdiamo il treno, dobbiamo stare un'altra ora qua. Sembra una cazzata, ma veramente faticoso. Via. Sono quasi arrivato. Neanche qua. Arrivato al binario. Dai, fra. Grande. Adesso vado a morire. Addio. È stato davvero faticoso, lo ammetto. Casino. Bello anche il tuo. Bene, dai. Un po'. La cartella. La cartella la lasciamo qui. Dobbiamo andare di qua. Un che cazzo. Ora torniamo nella nostra classe da poveri. Ah, mamma mia. Mamma. Ripartiti. Siamo giunti anche alla fine della prima parte. Infatti, come avrete già intuito, ci sarà una seconda parte dove vedremo se riusciremo ad arrivare finalmente nella ricca St. Moritz e a prendere l'attesissimo slittino sportivo a Preda. Scoprirete che le sorprese barra imprevisti non sono assolutamente finiti qui, quindi per non perdertela ti ricordo come sempre di iscriverti al canale e attivare la campanella. Inoltre, se il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like o con un commento, o meglio con entrambi. Inoltre non esitare a farmi qualsiasi domanda a cui risponderò super volentieri, o anche qualsiasi opinione, se c'eravate già stati, se non lo conoscevate, se lo conoscevate, se non lo conoscevate e adesso che lo conoscete avete intenzione di andarci, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, eccetera. Quindi qualsiasi feedback è sempre gradito. Un'ultima cosa molto importante
importante per sostenere me e questo canale e le mie avventure, che ovviamente poi condividerò con voi sulla piattaforma YouTube. Fate iscrivere i vostri parenti, i vostri amici, i vostri conoscenti, le persone che incontrate per strada, chiunque, perché qua servono iscritti e dobbiamo crescere. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio, e da Super Trump è tutto. Ciao! Video. Video, sì, cazzo, è GoPro.